Il libero non può segnare. Non è una scelta. Non è una fase della partita. È il regolamento. Nishinoya si butta sul pavimento. Tira su palloni che non dovrebbero esistere. Costruisce l'attacco. E il punto lo segna sempre qualcun altro. Il setter tocca la palla più di chiunque altro in campo, ma non segna mai. Il pitch server entra per 30 secondi, fa un servizio, poi torna in panchina. Eppure IQ tratta queste persone come se fossero il centro del mondo e non come supporto, non come personaggi secondari, ma come protagonisti. E questo non è solo una scelta narrativa simpatica, è una scelta culturale precisa. C'è un concetto giapponese che si pronuncia shokunin e non ha una traduzione esatta in italiano, non vuol dire artigiano, non vuol dire professionista, è qualcosa di più scomodo. Shokunin è chi dedica la vita a perfezionare un ruolo, non per essere visto, non per prendersi il merito, ma perché quello è il suo posto nel mondo. E Furudate ha costruito un'intera serie attorno a questa idea. La domanda è, lo avevi capito? Signori miei, come al solito, benvenuti su Akira Popcorn. Ma partiamo da una scena precisa. Kageyama Tobio, primo anno alle medie, palleggiatore prodigio. Palleggia per i compagni. I compagni non saltano. Non perché sia la palla sbagliata, ma perché Kageyama li sta terrorizzando. Vuole la perfezione. Vuole che eseguano esattamente quello che ha in testa lui. Quando non ci riescono, li umilia. Lo chiama il re del campo. E non come complimento. Alla fine del torneo delle medie, i suoi compagni si rifiutano di giocare con lui. In campo, con la partita in corso, lo lasciano addirittura solo. Kageyama non è cattivo, ma sta solo sbagliando ruolo. Crede che il palleggiatore sia il centro della squadra, che gli altri esistano per eseguire la sua visione. Arriva a Karasuno e lentamente capisce l'opposto. Il palleggiatore non è il centro, il palleggiatore è lo strumento che trasforma il potenziale degli altri in punti. Il controllo non appartiene più a lui, appartiene agli schiacciatori. Il suo lavoro non è imporre, è abilitare. Da quel momento cambia tutto, studia ogni compagno individualmente, impara come salta in ata, come attacca Sai, dove Tanaka è più pericoloso, tiene un diario di allenamento, non salta un giorno. Non per diventare famoso, ma per diventare più utile. Questo è il salto. Da re del campo a Shogun. E poi abbiamo anche Nishinoya, 161 cm. È il più basso della squadra. Gioca come libero, il ruolo con meno gloria visibile del volley. A un certo punto dice una cosa che può sembrare una battuta. Anche se fossi alto 2 metri, giocherei comunque libero. E non è una battuta. Il libero non può segnare punti di attacco. Non può servire nei momenti decisivi e non può nemmeno essere capitano. È l'unico ruolo che il regolamento esclude esplicitamente dalla fascia. Nishinoya ha scelto questo. Non perché fosse l'unico posto disponibile, ma per vocazione pura. Il suo mondo è il pavimento, le ginocchia sul parquet, le braccia sempre pronte e la palla che non deve toccare terra. E quando la salva, quando fa una ricezione impossibile, che tiene vivo il rally, il punto lo segna sempre qualcun altro. Sempre. Eppure Nishinoya non lo vive come una mancanza, lo vive come il suo compito nel mondo. Abbiamo anche Sugawara, terzo anno, palleggiatore titolare. Arriva Kageyama e perde il posto, non fa il risentito. Sa che la squadra con Kageyama va più lontano e questo gli basta. Entra solo nei momenti di crisi, non per brillare, ma per stabilizzare. E infine Yamaguchi. Yamaguchi non è atletico, non era nemmeno titolare. Va a cercarsi da solo un ex giocatore del Karasuno, gli chiede di insegnargli un solo colpo, il servizio float, ci mette mesi per impararlo, entra in partita per 30 secondi, fa un servizio, poi torna in panchina. Quella è la sua finestra sul mondo, 30 secondi. E li cura come se fossero tutto, perché per lui lo sono. 4 personaggi diversi, ragazzi, un'unica ossessione in comune. Fare il proprio ruolo nel modo più preciso possibile.
anche quando nessuno guarda, anche quando il punto lo segna qualcun altro, anche quando il tuo nome non finisce nei titoli di coda della partita. Ora la domanda è perché? La risposta non è solo in Haikyuu, è nel mondo in cui il Giappone ha sempre pensato il lavoro, il dovere e la maestria. C'è un documentario del 2011 che si chiama Jiro Dreams of Sushi. Racconta di un uomo di 86 anni, si chiama Jiro Ono, ha un ristorante di sushi dentro una stazione di Tokyo. 20 posti a sedere, nessuna decorazione, nessun menù. Ha ben 3 stelle Michelin. Il ristorante più piccolo e più spartano ad aver mai ottenuto il massimo riconoscimento gastronomico al mondo. Jiro non ha cercato la fama, non ha aperto altri ristoranti, non ha fatto il brand, ha fatto semplicemente sushi. Lo ha fatto per ogni giorno, per 60 anni. Nel documentario c'è una scena che non si può dimenticare. Uno dei suoi apprendisti racconta che ci ha messo 10 anni prima di essere considerato pronto per fare il tamagoyaki, l'omelette di uovo. 10 anni per fare un semplice uovo. E quando finalmente lo ha fatto nella maniera corretta, Jiro l'ha guardato, ha annuito e ha detto: adesso sei uno shokunin, non prima. Questo è lo shokunin Kishitsu, la mentalità dell'artigiano. Non è una tecnica, non è una carriera, è un modo di stare nel mondo. Lo shokunin non lavora per la gloria, non lavora per i soldi, lavora perché quel ruolo, quella cosa specifica che sa fare, è il suo contributo al mondo. E il contributo va fatto bene, sempre. Anche e soprattutto quando nessuno guarda, anche quando il risultato sembra invisibile. Jiro dice una cosa che sembra semplice, ma non lo è. Una volta che hai deciso il tuo lavoro, devi immergerti in esso, devi innamorarti di esso, non lamentarti mai e dedicarci la vita intera. Ora torna a Kageyama, tiene un diario di allenamento, studia i video delle partite, non salta un giorno di pratica, e non per diventare famoso, ma per fare meglio il palleggio di domani rispetto a quello di oggi. La Nishinoya si allena sulla ricezione anche quando la squadra ha finito. Lavora su un colpo specifico per mesi, sapendo che lo userà raramente, sapendo che quando lo userà il punto lo segnerà qualcun altro. È l'apprendista di Jiro che impara a fare l'uovo, se ci fate caso. Torna a Yamaguchi, un colpo solo, il servizio float. Mesi di allenamento con un ex giocatore che nessuno conosce. 30 secondi in campo, è lo shokunin che non ha bisogno di una vetrina. Ed è una cosa in questo periodo storico bellissima. Ha bisogno solo di fare bene quella cosa lì. Ma c'è qualcosa di ancora più profondo. Lo shokunin giapponese non è solo disciplina personale, è una filosofia che viene da lontano, dal buddismo zen, dal taoismo, dove il valore non sta nel risultato visibile, ma nell'atto in sé, ma nel fare la cosa giusta nel modo giusto. Punto. C'è un concetto collegato che si chiama monozukuri. Letteralmente significa fare le cose. È la filosofia manifatturiera giapponese. Toyota, Sony, i coltelli di Kyoto, le ceramiche di Arita. Non è solo qualità. È l'idea che ogni oggetto prodotto porta con sé l'intenzione e la cura di chi lo ha fatto. Ogni palleggio di Kageyama porta con sé quella cura. Ogni ricezione di Nishinoya porta quella cura. E ogni servizio di Yamaguchi, anch'esso porta quella cura. Haikyuu non ha inventato niente. Ha preso qualcosa che il Giappone conosce da secoli e lo ha messo in campi da volley. E questo spiega perché la serie funziona così bene in Giappone e perché in Occidente la leggiamo quasi sempre nel modo sbagliato. Noi vediamo Hinata che salta e segna. I giapponesi vedono Kageyama che ha reso possibile quel salto. Noi vediamo solo la vittoria, loro vedono il processo. E il processo, secondo lo shokunin Kishitsu, è tutto. Ma allora viene la domanda scomoda. Se il processo è tutto, se lo shokunin vince davvero, senza prendersi il merito, cosa succede quando lo shokunin perde? Cosa succede quando dedichi la vita a quel ruolo
e lo stesso non basta? C'è un personaggio in Haikyuu che non viene mai chiamato Shokunin, ma è il personaggio più Shokunin di tutti. Si chiama Oikawa Toru, palleggiatore di Aoba Josai, capitano. Uno dei migliori della prefettura, e per tutta la serie si tormenta, perché è convinto di una cosa, che Kageyama e Ushijima siano irraggiungibili. Che lui, per quanto si alleni e per quanto si sacrifichi, non potrà mai colmare quella distanza. E c'è un episodio che si chiama letteralmente Oikawa Toru non è un genio, e lui lo sa. Lo dice tranquillamente ad alta voce, se lo ripete come un mantra. Ma guarda cosa fa Oikawa nella pratica. Studia i video degli avversari ossessivamente. Si allena fino a infortunarsi. Conosce i punti deboli di ogni schiacciatore che ha mai affrontato. Sa leggere una partita meglio di chiunque altro in campo. Oikawa non è un genio, è uno shokunin che non si è ancora riconosciuto come tale. E la sua tragedia non è il talento mancante, è che ha passato anni a misurare il proprio valore con il metro sbagliato. Il metro del risultato. Il metro di chi vince il punto finale. E poi arriva Kita Shinsuke, capitano di Narizaki, quarta stagione. Entra quasi in silenzio e ribalta tutto. Kita non è il più forte della sua squadra. Non ha le qualità atletiche dei gemelli Mia, ma quando entra in campo tutti si raddrizzano. Perché Kita ha una filosofia precisa. In sostanza dice questo. Sono il risultato delle piccole cose che faccio ogni giorno. I risultati che ottengo sono solo una conseguenza di quello, ricordatevelo, non il fine. E poi va oltre. Dice che etichettare qualcuno come genio è un insulto al lavoro che ha fatto, perché dietro ogni giocatore che sembra nato con un talento soprannaturale c'è qualcuno che si è allenato con più costanza, più attenzione, ma soprattutto più a lungo. Non sta dicendo che il talento non esiste. Sta dicendo che il talento senza il processo non porta da nessuna parte. E questa è la risposta alla domanda del segmento precedente. Cosa succede quando lo shokunin perde? Oikawa non arriva dove voleva a scuola, non conquista i nazionali e non supera Kageyama nel momento in cui conta. Ma smette? No. Va lo stesso in Argentina. Ricomincia da zero in un contesto completamente diverso. E alla fine si ritrova alle Olimpiadi, con la maglia dell'Argentina, dall'altra parte della rete rispetto al Giappone. Pensa quanto è preciso Furudate in questa scelta, non è a caso. Oikawa non arriva lì per caso, ci arriva perché non si è mai fermato, ma perché ha continuato a fare il suo lavoro giorno per giorno, anche quando sembrava non bastare. Questo è lo shokunin che perde. Non si ferma, trova un altro campo e rifà il lavoro. C'è una cosa che però accomuna tutti questi personaggi. Nessuno di loro è definito dal singolo risultato. Tutti loro sono definiti da quello che fanno quando nessuno li guarda. Dal diario scritto alle 11 di sera, dal servizio ripetuto in palestra vuota, dal palleggio studiato per uno schiacciatore che forse non entrerà nemmeno in campo. Non la vittoria, il processo. Non il punto, ma tutto quello che lo rende possibile. E a questo punto la domanda cambia. Se lo shokunin non cerca il merito, allora chi ha davvero vinto alla fine di Haikyuu? E signori miei, è stato un piacere come al solito avervi qui con me. Io da questo video ho imparato anche qualcosa, come si può fare benissimo da un libro, da un film. Spero che anche a voi abbia lasciato qualcosa. E alla prossima, ricordatevi di iscrivervi e lasciare un commento. Ciao a tutti e come al solito, benvenuti su Akira Popcorn.